l'invisibile nell'arte, ciò che non si vede quando noi di fronte a un capolavoro come La primavera del Botticelli rimaniamo estasiati da questa armonia, da questa composizione di colori, di figure, che nell'insieme ci fanno vivere quel sentimento del bello. Ma dietro a questa immagine diretta, percepita, esiste un altro linguaggio, un linguaggio segreto, nascosto, l'invisibile. È quell'invisibile in cui il pittore comunica i propri pensieri, i propri sentimenti, i propri ideali filosofici, religiosi. È quel pensiero che si trasmette attraverso le icone. E quell'altra dimensione, questo invisibile, che si deve abbracciare, fondere col visibile, dove la percezione del corpo che produce questa gioia, ebbrezza del bello, si fonda con una visione dell'anima che assieme determina quell'altra ebbrezza della felicità spirituale. E così facendo riusciamo a entrare e penetrare nel pittore, nella sua mente, nella sua interiorità e comporre quella partecipazione di esperienza di verità che solo in questo modo riusciamo ad abbracciare fino in fondo. La primavera del Botticelli. La primavera del Botticelli, dipinto famoso che chiunque nel mondo che è andato agli Uffizi ha visto, assieme a un'altra opera splendida, La nascita di Venere. Ma agli Uffizi manca un terzo dipinto che è fondamentale per poter comprendere che cosa il Botticelli voleva comunicare. E l'altro dipinto è Pallade che doma il Centauro. Non è presente, ma furono realizzati dal Botticelli dal 1482 circa il 1483 e la sequenza della costruzione di questi tre capolavori segue lo sviluppo di un pensiero che il Botticelli voleva imprimere in queste tele. Furono realizzati per la camera da letto di un cugino di Lorenzo il Magnifico che portava un nome Pier Francesco e rappresentavano l'espressione forte di ciò che Marsilio Ficino, un filosofo che viveva nel periodo dei Medici e che era a capo dell'accademia cosiddetta neoplatonica, ha espresso magistralmente per la teologia, che sarebbe una concezione di Dio e del rapporto tra Dio e l'amore che l'essere umano deve provare verso questo unico punto di riferimento nelle diverse forme in cui esso si dispiega, dall'amor terreno, quello sensuale e passionale, all'amor spirituale. E la nascita di Venere, dove c'è espressa questa forza vigorosa, rigogliosa della natura, in una dimensione di armonia, e l'altro dipinto, quello del Palladio, che doma il Centauro, rappresenta la vittoria della ragione sull'istinto, del razionale sull'irrazionale. Ma è proprio nella primavera del Botticelli che inizia questa narrazione. Ogni figura in esso espressa, la loro composizione, dispiega in immagini questo pensiero. In tale sequenza si caratterizzano e sbocciano dei diversi gradi dell'amore. Esso va letto in tre livelli. C'è un livello simbolico che è rappresentato, incarnato dalla mitologia greca, dalle figure, da Venere, Zefiro, eccetera, dalle tre grazie, da Mercurio. E poi c'è un livello filosofico, religioso, che diventa importante perché solo così penetriamo attraverso il dipinto nel suo autore. E poi c'è un terzo livello, che è quello storico-nomastico, che era rivolto al committente. Zefiro abbraccia Lori, che si trasforma nella primavera gravida, è l'espressione dell'amore sensuale passionale, cioè il primo livello, quello incarnato dall'uomo, quello che gli uomini vivono costantemente e che gradualmente, tramite la figura di Venere e di Cupido, si eleva a qualcosa di più armonico. Voi vedete questa mano di Venere
che si rivolge alle tre grazie, guardate l'eleganza, la dolcezza, c'è un misto di sensualità e di spiritualità, ma le tre grazie incarnavano quella dimensione della gioia e dell'equilibrio, quindi già c'è un elevarsi dell'amore carnale, sensuale, verso una dimensione più spirituale, un avvicinarsi al Dio della bellezza, dell'armonia, della luce, al Dio dell'amore puro. Ed è proprio attraverso Mercurio in cui si completa questa carrellata, attraverso immagini colorate, meravigliose, il gioco degli alberi da frutta, questo tenero e morbido gioco di fiori, Mercurio che guarda, punta il dito verso l'alto, che nella iconografia cristiana è rivolto al Dio che sta nei cieli. Quindi è una metamorfosi, una trasformazione dove il Botticelli comunica questo pensiero di Marsilio Ficino, che era un suo maestro, faceva parte della famosa Accademia Neoplatonica, di cui Botticelli era uno dei frequentatori. In questa carrellata c'è espresso quella dimensione, chiamiamola mistica, quella sesi, quel lento depurarsi dalla carnalità, da quella passione fisica e sensuale, lentamente per giungere a qualcosa di più morbido, dolce, sottile, profondo, di più spirituale, che ci avvicina a Dio.